Salve a tutti, sono Mr. Caputo, fondatore di Caput Mundi Games e creatore del progetto indie Azzurrina The Ghostly Girl. Con questo primo video del canale ufficiale vi spiegheremo in cosa consiste Azzurrina. Il progetto nasce nell'ottobre del 2018, in quanto rimasi molto deluso dal mercato di quel periodo e anche quello attuale. Volevo riavere un gioco che desse ancora divertimento e che non fosse venduto incompleto. Da lì mi sono messo a studiare la giusta formula per creare il videogioco che desideravo. Studiando i vari concept per fare il videogioco, notavo sempre di più che i prodotti italiani non venivano mai creati sulla mitologia e folklore italiano. Tra le varie storie trovai la tragica leggenda di Guendalina di Montebello di Torriana. Rimasi affascinato dal suo fantasma blu. Nonostante io non volessi mancare di rispetto alla leggenda, la storia era troppo triste e malinconica e decisi di rilanciarne il nome, creando una mia di Azzurrina, senza avere richiami alla storia romagnola, se non giusto per il nome. Ero davvero affascinato dai suoi capelli azzurri. Trovato il soggetto, mancava solo trovare lo stile. Essendo nato negli anni 90, c'era il boom dei cartoni animati della Warner Bros. Tra Hanna-Barbera, Cartoon Network fino alla Disney e ai Nickelodeon, per poi muoversi dai videogiochi come Crash Bandicoot, Spyro, fino ai primi del 2000 con Sly Cooper, Jak and Daxter, Ratchet & Clank, letteralmente un miscuglio di cultura pop che mi ha accompagnato fin da piccolo. Quindi iniziai a buttare giù qualche schizzo del personaggio. Perché ho scelto questo personaggio femminile? Perché mi andava e volevo giusto qualcosa di originale. Originariamente l'avevo ideata come un personaggio da videogiochi per adulti, ma col passare degli anni e dei numerosi studi legati al personaggio risultava più adatta ad un pubblico giovanile. Col tempo ho esagerato con le sue proporzioni per divertimento e notai che funzionavano. Per creare il personaggio di Azzurrina a Spettro ho fuso diversi personaggi, tra cui Fantasma di Scooby-Doo da Ghoul School, Kitty e Amber McLean da Danny Phantom, Sally da Nightmare Before Christmas e Midna da Legend of Zelda Twilight Princess, decisamente un mix particolare. Il concept del gioco prende spunto da molti platform dell'epoca PS1 e PS2, quindi avevo pensato che il gioco avrebbe avuto parecchi richiami a quei prodotti, esattamente un genere avventurazione platform 3D. Essendo Azzurrina un fantasma con poteri sovrannaturali, le ho dato diverse abilità del tutto uniche per esplorare gli ambienti di gioco e affrontare particolari nemici e boss che affronteremo lungo il suo cammino. Nel gioco ci toccherà salvare la madre di Azzurrina, Mamma Bianca, dal malvagio Vanesio Uomo Luna, che si è invaghito di lei e ha conquistato l'oltretomba, ma vuole espandere il suo dominio anche nel regno dei vivi. La nostra fantasmina dovrà salvare sua madre e farsi strada nei 10 regni dell'oltretomba, controllati dagli scagnosi di Vanesio. Ogni mondo ha un suo studio a sé e i riferimenti che ha usato per crearli sono tantissimi, ma lungo il percorso avremo la possibilità di acquistare nuovi poteri, trovare nuovi amici e restituire con gli interessi ogni torto subito dall'Uomo Luna. Siamo ben consapevoli che creare un videogioco completamente da zero, senza aiuti esterni, è una bella sfida, specialmente in Italia. Siamo spinti dalla passione creativa verso il progetto e non ci arrendiamo. Nonostante abbiamo impiegato 4 anni per la direzione artistica e vari cambi avvenuti sia nel team di sviluppo che nella scelta di engine, nonché negli stili di gioco, il progetto è ancora ben lontano dall'essere completato. Trattandosi di un progetto portato avanti da volontari, i posti non mancheranno. Siamo comunque alla ricerca di nuovi membri. Certamente, in questi anni abbiamo creato una pletora di contenuti artistici tra concept art e character design, asset vari e alcune build del gioco, che potete trovare nel link in descrizione, assieme anche ai vari account social di Azzurrina. E questo è tutto quello che ho da dire sul progetto. Se siete interessati ad Azzurrina e eventuali sviluppi potete iscrivervi al canale, seguirci sui social e se volete supportarci economicamente potete farlo su Patreon. Ogni soldo verrà investito per la creazione del progetto. Detto questo vi auguriamo una buona avventura assieme a Azzurrina, la ragazza spettrale.